Io ho fatto cose terribili ed ero stanco di fare cose terribili che Dio non vuole. Ma come posso tornare a quella che era la mia vita prima di tutto questo orrore? Il bacino del lago Chad è divenuto oggi uno dei campi di battaglia di Boko Haram. Un luogo dove occorre addentrarsi se si vuol conoscere il vero volto del terrore, fatto di vittime e di carnefici. Allahu Akbar. Attraversiamo il lago scortati dai soldati dell'esercito ciadiano, oltrepassando isole e acquitrini dove si annidano colonne di islamisti. E dopo ore di navigazione sbarchiamo sull'isola di Gomirom Dumu, dove vive Ali Madam, un ex kamikaze di Boko Haram. Siamo sull'isola di Gomirom Dumu, dove vive Ali Madam, un ex kamikaze di Boko Haram, sopravvissuto a una missione suicida che ha accettato di raccontarci la sua storia. Sono stata costretta a sposare un uomo quando avevo 15 anni e quest'uomo un giorno, senza dirmi nulla, mi ha portata su un'isola perché voleva che divenissimo entrambi dei terroristi di Boko Haram. Per un anno ho vissuto isolata insieme ad altre donne, poi mio marito mi ha informata di avermi proposta come kamikaze. I capi mi hanno convocata e mi hanno detto che mi sarei dovuta far esplodere. Non avevo scelta. E la tragedia regna in tutta la regione, come a Dar es Salaam, dove vive Zeinaba Ali Abu. Io sono stata rapita e tenuta prigioniera dagli uomini di Boko Haram per 2 anni. Mi hanno rapita insieme a mio figlio. E poi mi hanno data in sposa ad un uomo che mi ha violentata e da lui ho avuto un bambino. La stessa sorte è toccata anche a Maria Hassan. Sono arrivati nel mio villaggio e poi mi hanno portato in un loro accampamento sul lago. Passavo il tempo a leggere il Corano, fino a quando mi hanno dato in sposa un uomo di cui non ricordo il nome e quest'uomo ha fatto di me ciò che voleva e io sono rimasta incinta. La donna vive oggi insieme a un'altra vittima, Babai Mamat Kolita. Una notte i terroristi sono arrivati nel villaggio e hanno scaricato i loro Kalashnikov contro mio marito perché invitava la gente a non aderire al gruppo terrorista. Aveva 11 colpi il corpo, sembrava morto. L'hanno portato all'ospedale. Io sono rimasta al villaggio. Gli uomini di Boko Haram sono tornati e mi hanno rapita. Ad accomunare vittime e carnefici ci sono solo le tenebre del loro vissuto. Io mi chiamo Abdullahi Tijani. Oggi vivo a Bol, ma fino a 7 mesi fa ero un terrorista di Boko Haram. Prima ero un commerciante. I terroristi mi hanno rapito quando avevo 20 anni e per 5 anni sono stato dentro l'organizzazione. Mi hanno portato su un'isola dove c'era un campo d'addestramento e lì mi hanno insegnato a sparare con il Kalashnikov. Poi mi hanno mandato in battaglia a uccidere la gente. Se non lo fai, loro lo fanno a te. Eravamo in 7 terroristi, dovevamo fare una strage nel mercato di Bol. Io la cintura esplosiva però non me la sono messa addosso, ma l'ho tenuta nella borsa. Avevo troppa paura. Quando eravamo a 3 chilometri da Bol però ci hanno scoperti e gli altri terroristi che erano con me hanno attivato le cinture. Io, sebbene fossi drogata, non l'ho fatto, non volevo morire. C'è stata l'esplosione, tutti gli altri sono morti e io mi sono risvegliata in ospedale senza gambe. Quando sono scappata via, avevo i miei 2 figli in braccio, ma per essere più veloce nella fuga ho lasciato il mio bambino nato dallo stupro a un'altra donna che stava fuggendo. Se fosse successo qualcosa a quella donna avrei perso mio figlio. Odio Boko Haram per avermi portato a compiere questa scelta. Non potrò mai perdonarlo. Non potrò mai perdonare loro. Era un incubo e così ho deciso di scappare. Se mi avessero catturata durante la fuga però mi avrebbero uccisa. Ma se fossi rimasta lì sarei comunque morta. Io non volevo che mio figlio nascesse quando ero prigioniera e sono scappata. Oggi ho solo mio figlio perché dopo quello che mi è successo io sono la donna senza passato. Io ho fatto cose terribili ed ero stanco di fare cose terribili che Dio non vuole. Io ho paura di Dio. Così una notte sono fuggito. Ma come posso tornare a quella che era la mia vita prima di tutto questo orrore?